Ciao a tutti. Il narcisismo nei bambini è un fenomeno complesso e spesso frainteso, soprattutto nel contesto scolastico. I bambini con tendenze narcisistiche possono mostrare comportamenti che vanno dall'arroganza alla mancanza di empatia, influenzando non solo il loro percorso educativo, ma anche le dinamiche sociali all'interno della scuola. Per comprendere appieno il narcisismo infantile è necessario esplorare le sue radici, i suoi effetti e le possibili strategie per gestirlo e supportare sia il bambino narcisista che i suoi compagni di classe. Le radici del narcisismo infantile. Il narcisismo nei bambini non è un tratto innato, ma piuttosto un insieme di comportamenti e di atteggiamenti sviluppati nel tempo. Diversi fattori possono contribuire allo sviluppo del narcisismo, come ad esempio educazione e ambiente familiare. I bambini che crescono in famiglie dove l'elogio è eccessivo e sproporzionato rispetto ai reali risultati possono sviluppare una visione esagerata di sé. Al contrario, anche una mancanza di attenzione e di affetto può portare a comportamenti narcisistici come meccanismo di compensazione. Modelli di comportamento. I bambini spesso imitano i comportamenti degli adulti significativi nella loro vita. Se un genitore o un adulto di riferimento mostra tendenze narcisistiche, il bambino potrebbe adottare atteggiamenti simili. Fattori genetici e temperamentali. Alcuni studi suggeriscono che esistono componenti genetiche e temperamentali che possono predisporre un bambino a sviluppare tratti narcisistici. Manifestazioni del narcisismo a scuola. Il narcisismo si manifesta in modi specifici nel contesto scolastico, influenzando le relazioni con compagni e con insegnanti, nonché il rendimento scolastico. Alcuni comportamenti tipici includono bisogno di attenzione. I bambini narcisisti spesso cercano di essere al centro dell'attenzione, interrompendo le lezioni, monopolizzando le conversazioni e cercando costantemente l'approvazione degli adulti. Superbia e arroganza. Questi bambini possono mostrarsi superiori agli altri, disprezzando i compagni di classe e minimizzando i successi altrui. Possono avere difficoltà ad accettare le critiche e reagire in modo eccessivo quando non ricevono il riconoscimento che ritengono di meritare. Mancanza di empatia. Una caratteristica chiave del narcisismo è la mancanza di empatia. I bambini narcisisti possono avere difficoltà a comprendere e a preoccuparsi dei sentimenti altrui, portando a conflitti e isolamento sociale. Competitività estrema. Il desiderio di essere i migliori in tutto può portare ad una competizione malsana. Questi bambini potrebbero barare, manipolare o denigrare gli altri pur di emergere. Effetti del narcisismo sul percorso educativo. Il narcisismo può avere notevoli impatti sul rendimento scolastico e sulle esperienze educative del bambino. Alcuni degli effetti includono rendimento scolastico. Sebbene alcuni bambini narcisisti possono eccellere a scuola per dimostrare la loro superiorità, altri possono evitare i compiti impegnativi per paura di fallire e di danneggiare la loro immagine. Relazioni con i compagni. I comportamenti narcisistici possono portare a difficoltà nelle relazioni con i pari. I bambini possono essere evitati o allontanati dai compagni di classe a causa della loro arroganza e mancanza di empatia. Rapporti con gli insegnanti. Gli insegnanti possono trovare difficile gestire i bambini narcisisti a causa della loro costante necessità di attenzione e della loro reattività alle critiche. Questo può portare a tensioni in classe e a una gestione comportamentale complicata. Strategie per gestire il narcisismo a scuola.
Gestire il narcisismo nei bambini richiede un approccio equilibrato che promuova la crescita emotiva e sociale senza alimentare i comportamenti narcisistici. Alcune strategie utili includono promuovere l'empatia. Gli insegnanti possono incorporare attività che sviluppino l'empatia, come lavori di gruppo, discussioni sui sentimenti e sui giochi di ruolo. Queste attività possono aiutare i bambini a comprendere e a rispettare i sentimenti altrui. Feedback costruttivi. È importante fornire feedback costruttivi e bilanciati. Elogiare gli sforzi e i progressi piuttosto che solo i successi può aiutare a ridurre la necessità di perfezione e a promuovere una sana autostima. Gestione dei conflitti. Insegnare strategie di risoluzione dei conflitti può aiutare i bambini narcisisti a gestire meglio le relazioni sociali e a risolvere i contrasti in modo efficace e rispettoso. Coinvolgimento dei genitori. Collaborare con i genitori è fondamentale per affrontare il narcisismo. Gli insegnanti possono fornire suggerimenti su come rinforzare comportamenti positivi e moderare le tendenze narcisistiche a casa. Supporto psicologico. In alcuni casi può essere utile coinvolgere uno psicologo scolastico o un consulente. Il supporto psicologico può offrire al bambino narcisista un ambiente sicuro in cui esplorare i propri sentimenti e sviluppare abilità sociali più sane. In sintesi, il narcisismo nei bambini a scuola è una sfida complessa che richiede un approccio multiforme. Comprendere le radici di questo comportamento e riconoscerne le specifiche manifestazioni nel contesto scolastico è essenziale per intervenire in modo efficace. Con strategie educative mirate, supporto psicologico e un coinvolgimento attivo dei genitori è possibile aiutare i bambini narcisisti a sviluppare una visione più equilibrata di sé e a costruire relazioni più sane e soddisfacenti. Questo non solo migliorerà la loro esperienza scolastica, ma contribuirà anche a formare individui più empatici e socialmente consapevoli per il futuro. Tutto ciò fa capire che nella profondità del suo essere c'è un bambino di circa 6 anni immaturo che gioca e che riflette un'infanzia segnata da gravi ferite di abbandono e un'incapacità di apprendere le lezioni fondamentali della vita. A scuola il narcisista ha seguito il percorso educativo come tutti gli altri, ma il suo apprendimento è stato alquanto superficiale. Ha imparato a memorizzare meccanicamente le lezioni e a imitare i compagni di scuola. Questa confusione e incapacità di comprendere profondamente gli insegnamenti scolastici sono radicate nelle sue ferite emotive e nella sua percezione di inadeguatezza. Durante l'adolescenza, il vuoto esistenziale che lo tormentava ha richiesto una reazione decisiva. Per difendersi dal senso di inferiorità e dalla vergogna ha sviluppato maschere narcisistiche. Tali maschere, insieme agli schemi manipolativi e a un costante bisogno di evitare le critiche, hanno plasmato il suo comportamento. Il narcisista ha imparato ad utilizzare la manipolazione per ottenere ciò che desiderava e per costruire un falso ego grandioso per proteggersi dalle ferite interiori. Questo falso ego lo ha portato a vivere in un mondo di convinzioni errate, rabbia e reazioni scomposte. Egli difende strenuamente la sua immagine di sé, credendosi una persona buona e giusta, vittima delle ingiustizie altrui. Rimugina costantemente su chi sia veramente, convinto della propria autenticità e correttezza, mentre proietta sugli altri la falsità che rifiuta di riconoscere in se stesso. Le sue tipiche affermazioni sono: io non mento mai, tu in realtà menti sempre. Io dico sempre la verità, sono una persona leale e obiettiva, a differenza di qualcun altro.
La ragione è dalla mia parte perché tutti tentano di imbrogliarmi, ma io sono più astuto di loro. Praticamente il narcisista vive in un mondo di autoinganno, di manipolazione e di difese estreme contro un dolore profondo e una percezione di vuoto interiore che non riesce ad affrontare né a comprendere pienamente. In realtà, il narcisista è una persona che non esiste. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.